Ciao amici e amiche del segno del leone, io sono Angela e questo è Exo da Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 26 gennaio al 1 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso iniziamo la lettura. Andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le vostre energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la torre e spesso ci parla di isolamento o comunque di una fase dove abbiamo bisogno di osservare intorno a noi, di prenderci il tempo di valutare alcune cose o anche di prepararci a una nuova fase. Può indicare anche l'avere a che fare con delle situazioni sia con l'autorità o con persone che in qualche modo devono essere osservate, devono essere attenzionate, quindi ci porta una nuova consapevolezza o comunque appunto la possibilità di prenderci il tempo. Non dobbiamo avere fretta. Quando salta fuori questa carta ci sta dicendo aspettate, osservate, prendetevi tutto il tempo. Magari avete semplicemente bisogno di una pausa di riflessione, di una pausa anche in una relazione o per voi stessi, per ritirarvi un attimino e comprendere meglio alcune cose, anche rigenerarvi, probabilmente sì. Poi c'è la carta del cavaliere che effettivamente può portare una nuova energia o comunque un cambiamento e quindi novità, delle notizie, informazioni importanti, anche nuove idee. Quindi vediamo che dalla prima parte alla seconda parte le cose diventano molto più movimentate. È vero che può indicare anche un viaggio, uno spostamento, qualcosa che può arrivare di o inaspettato, può essere, sì, può essere un ritorno, una nuova partenza, addirittura potrebbe essere delle nuove indicazioni, delle nuove proposte da realizzare poi successivamente. Quindi con l'arrivo di queste notizie in realtà poi c'è anche la volpe che ci consiglia, perché è una specie di avvertimento, di essere strategici, quindi di valutare ogni cosa in modo preciso, perché potrebbe sfuggirci qualcosina oppure non comprendere bene alcune cose ed esserci degli equivoci. Quindi massima strategia e attenzione, soprattutto nelle questioni più pratiche e lavorative, cioè se arrivano delle proposte, delle indicazioni, meglio valutarle, valutare da che pulpito arriva una certa informazione, quindi verificarla, potrebbe essere non totalmente vera, oppure di verificare, aspettare se magari una proposta può essere veramente interessante da cogliere, eccetera. I segni zodiacali da osservare in questa settimana per voi sono i segni di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, e troviamo anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore e coppia single principalmente, però ricordo sempre che alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi vediamo in base alle varie carte, così potete avere un'idea. Con l'Oleandro c'è un po' di tensione, un po' di tensione, perché ci sono dubbi, ci possono essere dei dubbi, delle perplessità, magari ci si ostina su un qualcosa, degli atteggiamenti possono dar fastidio,
comunque si deve agire in un certo modo e quindi di non tergiversare troppo su alcune cose. Magari uno di voi 2, soprattutto nelle coppie, è un po' troppo forte e allora ecco che può esserci uno scontro, ma diciamo totalmente, superabile. E poi troviamo la Genziana. Magari appunto, forse è proprio per questo, che la Torre consiglia, anziché, dire determinate cose, meglio aspettare, pensarci un attimino, e così forse si possono evitare dei conflitti e delle tensioni. Perché poi la Genziana parla principalmente di un qualcosa che abbiamo dentro di noi, che quindi poi, è facile che se c'è, un input, un qualcosa a livello esterno, magari partiamo in quarta e andiamo a sfogarci molto, molto facilmente. Quindi sono cose che si possono evitare? Assolutamente sì. Direi che ci sono quelle situazioni inevitabili quando magari c'è troppa tensione accumulata, allora arriva appunto la possibilità di trasformare un po' questa torre che, può richiamare la torre dei tarocchi, però quella ha un significato molto più critico, molto più difficile. In questo caso può essere quel momento che possiamo evitare, perché si vedono energie molto, molto forti, ma l'abbiamo visto anche a livello principale, quindi, tensioni non a causa vostra, oppure per situazioni pregresse, oppure perché è un momento stressante o magari le vostre energie sono particolarmente, tese verso, altre cose. Diciamo che qui troviamo quelle indicazioni che sicuramente possono farvi, riflettere, magari di pianificare bene, di farvi, aiutare, oppure di non esagerare soprattutto nella comunicazione, e questo vale per tutti quanti, anche altri rapporti, amicizie e famiglia. Per i single è vero che magari questa fase in tensione è perché forse non ci sono, novità, non ci sono grandi stimoli, o comunque se c'è qualcuno che vi interessa, la situazione è ancora così confusa e in alto mare. Magari tensioni? Assolutamente sì, magari un allontanamento, una chiusura, se magari c'è una fase di conoscenza in corso, vuol dire che ci sarà qualche conflitto. Quindi in questo caso le carte vi stanno già avvertendo di questo tipo di difficoltà, e potete già cercare di capire come intervenire. Per le questioni più pratiche del lavoro, delle finanze, troviamo la carta della morte. Non sempre è negativa. Poi ricordo che questa è una stesura troppo generica, indica sicuramente un cambiamento e magari si conclude un qualcosa e quindi vi portate immediatamente in altre situazioni, in altri percorsi, in altre cose, da fare, sempre magari nello stesso, diciamo ambito, però magari va a chiudersi un tipo di lavoro, per dire anche di contratto. Nella peggiore delle ipotesi sì. E poi sottolineo, dipende sempre quello che fate, perché se magari fate tanti lavori, se lavorate per conto vostro, magari c'è una situazione che va a chiudersi per favorire un nuovo inizio. Sicuramente con la carta della superbia è un qualcosa che ha a che fare maggiormente con quello che volete ottenere, quindi maggior cura delle vostre finanze, successo. Ovviamente questa carta indica prudenza, e quindi di non rinunciare e chiudere a un qualcosa per, orgoglio eccessivo e quindi per ostinazione, ma invece di chiudere perché avete bisogno di novità, di risolvere le vostre cose, di favorire nuove situazioni. Allora sì, assolutamente sì. Infatti per questo ricordiamoci che avete queste energie che possono essere abbastanza forti, magari prima di chiudere alcune cose, di capire e comprendere
come prepararvi già il terreno. Qualcuno vi può aiutare? Oppure poi magari di trovarvi nelle nuove situazioni e di aver fiducia e pazienza che poi le cose andranno a sistemare. Quindi in qualsiasi circostanza queste carte vi stanno dicendo che se volete chiudere e iniziare delle cose nuove, questo è il momento di farlo, o di non chiudere totalmente, ma incominciare a prepararvi. Il terreno è fertile per poter gettare nuovi semi, proposte, collaborazioni, sentir persone, acquisire, ecco, soprattutto informazioni per poi, iniziare successivamente. E questo secondo me vale soprattutto per chi è alla ricerca e chi vuole migliorare enormemente questo ambito del lavoro e delle finanze. Sì, conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!